Ma questi due lavori sono uguali? Ciao a tutti, mi chiamo Francesca e questa è una nuova lezione del corso per amigurumi. Questo tutorial l'ho pensato per i principianti, ma non solo. E in questo tutorial vi parlo della lettura del lavoro e soprattutto di come non fare questo errore che vedo molto spesso, di lasciare all'esterno il rovescio del lavoro. Quindi parleremo di lettura dei punti e di come capire come non fare questo errore. Alla fine del tutorial trovate il link per tutto il resto della playlist di questo corso per amigurumi. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è gratuito, basta premere il bottoncino rosso con scritto iscriviti qui sotto. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Supponiamo di lavorare un amigurumi e iniziare con una lavorazione da 6 punti e poi 6 aumenti a giro, com'è per il 90% dei pezzi dei nostri amigurumi. Supponiamo anche di dover lavorare ancora l'ultimo giro di aumenti insieme, quindi in questo giro lavoriamo 4 punti, un aumento. 1, 2, 3, 4 e un aumento. E già quando lavoriamo i giri con gli aumenti vedete che il lavoro è leggermente curvo. Questo se facciamo aumenti da 6 aumenti a giro, ma ancora di più se facciamo meno aumenti nei giri. Quindi già qui comincia ad avere una bombatura il lavoro e può essere che questa bombatura si giri all'interno così oppure così. Questo dipende solo da come noi teniamo il lavoro. In ogni caso continuiamo questo giro e lavoriamo tutto il giro con gli aumenti, 4 punti, un aumento. Ed ora cominciamo a lavorare senza aumenti. Qui può essere che il lavoro lo abbiate così come ce l'ho io, con questa curva che va verso fuori, oppure che il lavoro sia messo in questo modo. E qui si determina l'errore dell'80% dei principianti. Ed è un errore per l'80% dei principianti, ma perché è una casualità che il lavoro sia messo così o così. In realtà quello che noi dobbiamo fare è cominciare a leggere il lavoro. Ma intanto vediamo cosa succede quando smettiamo di lavorare aumenti. Quando smettiamo di lavorare aumenti, questa curvatura del lavoro diventa sempre più accentuata. E questo è quello che succede. Più lavoro senza aumenti e più il lavoro si chiude su se stesso. E come faccio a capire qual è il dritto? Il dritto è quello in cui vediamo la lavorazione, cioè i punti, come delle V. Questi due fili che formano una V. Questo è il dritto del lavoro. Nel rovescio vedete che la trama è completamente diversa. Il punto è una V rovesciata, un pi greco, una V rovesciata con sopra un filo orizzontale. Questo è il rovescio del lavoro e deve stare all'interno, cioè qui andremo a mettere l'ovatta, all'esterno deve restare il dritto. L'altro modo per capire qual è il dritto del lavoro è che io devo sempre lavorare con il pezzo dietro l'uncinetto. Vedete che il lavoro è dietro l'uncinetto e io vedo bene dove sto lavorando. Se sono messa così, con il lavoro davanti all'uncinetto, vuol dire che all'esterno c'è il rovescio. E allora uno potrebbe dire, beh, allora io intanto lavoro così e poi giro il lavoro. Ve lo sconsiglio perché in questo modo vedete che
non vedete bene il punto che state lavorando e in generale viene più stretto. Secondo me viene un lavoro fatto peggio, anche perché in questo giro vediamo i punti bene. Nel prossimo vedete che sono già ruotati all'interno e il rischio di non prendere il punto bene è alto. Quindi quando vi trovate in questa situazione, cioè cominciate a non fare più aumenti, semplicemente girate il lavoro e proseguiamo. Lavoriamo tutti i giri senza aumenti e poi le diminuzioni, e per quanto riguarda le diminuzioni poi vi mostro un'altra cosa. Un altro modo per capire qual è il dritto del lavoro, e quindi la parte che deve rimanere all'esterno, è guardare bene la diminuzione. Se non riesco ancora ad avere una buona lettura del lavoro e quindi a riconoscere la trama dei punti, quando faccio la diminuzione devo ragionare. La diminuzione per gli amigurumi è una diminuzione speciale fatta apposta per essere invisibile e la facciamo prendendo la mezza catenella verso di noi dei successivi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. È particolarmente leggera ed invisibile perché prendiamo proprio solo i fili davanti. Dietro però restano le mezze catenelle non lavorate di questi 2 punti. Lavoriamo un paio di punti normalmente, così li vedete meglio. Dietro rimangono questi 2 fili, 1 e 2, che sono i 2 fili dietro dei 2 punti della diminuzione. Possiamo fare questo tipo di diminuzione negli amigurumi perché il retro del lavoro non si vede mai, rimane sempre all'interno e quindi non si vede. Ma se noi siamo messi così, perché per qualche motivo non abbiamo ancora girato il lavoro, perché non lo so, un modo per capire qual è il dritto è proprio questo, cioè se io sto lavorando dei punti e devo lavorare una diminuzione e devo prendere le 2 catenelle verso i fili verso di me dei successivi 2 punti per fare la diminuzione, vuol dire che i 2 fili che non prendo rimangono dietro e in questo caso rimarrebbero all'esterno, quindi è impossibile che questo sia il dritto del lavoro, perché quello che non voglio che si veda rimane fuori. Quindi anche la diminuzione è un modo per capire che sto sbagliando. Il dritto è sempre quello con le V e quello in cui il lavoro è più pulito. I fili delle diminuzioni devono restare all'interno. Questi sono gli accorgimenti che vi posso dare io per capire qual è il dritto del lavoro. Fermo restando che a lungo andare quello che dobbiamo ottenere è la capacità di leggere il lavoro, in modo anche da eventualmente capire dove sono gli aumenti, le diminuzioni, eccetera, però finché non sono sicura della lettura del punto, ho questo modo. Cioè, secondo me la cosa più semplice è sempre quella di considerare che il lavoro deve stare dietro l'uncinetto. Se il lavoro è dietro l'uncinetto, il dritto è all'esterno. Se il lavoro è davanti all'uncinetto, fuori ho il rovescio. In alternativa potete anche ragionare quando state facendo le diminuzioni, magari per capirvi ulteriormente. Se i fili che restano fuori dalla diminuzione sono all'interno, vuol dire che sto lavorando in modo corretto. Quindi mi raccomando, da oggi in poi mai più lavori a rovescio. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto o se vi è stato utile, non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!